Buongiorno a tutti, oggi è venerdì e sapete che venerdì significa All Things Design, quindi ci troviamo, facciamo qualche minuto di chiacchierata su tematiche legate al mondo del design, della progettazione e dell'architettura. Oggi parliamo di design ed economia circolare e lo facciamo insieme a due ospiti che sono Marlon Chiumento e Anna Luisa Magalhães, che sono i fondatori di Soma Studio Milano. Ecco, loro non solo sono esperti da tanti anni di economia circolare, di design circolare, creando contenuti ma soprattutto facendo formazione, ma hanno recentemente pubblicato un ebook in collaborazione con Elisabetta Rizzato di Italian Park dedicato proprio al tema dell'economia circolare e del design circolare, per cui chi meglio di loro può aiutarci oggi ad approfondire meglio un tema complesso ma estremamente interessante e ancora in sviluppo. Tra pochissimo passeremo alle 3 domande, ma prima vorrei ricordarvi un paio di cose brevissimamente. La prima riguarda un video che avevo pubblicato 2 settimane fa in cui proprio vi promettevo un approfondimento sull'argomento e vi introducevo al design e all'economia circolare, quindi vi invito ad andarlo a rivedere e ad iscrivervi al canale YouTube per non perdere i prossimi appuntamenti, vi lascio tutti i link. La seconda cosa è che cosa dovete tenere conto prima di ascoltare le risposte. Il concetto fondamentale di un'economia circolare è la rigenerazione e la particolare attenzione all'utilizzo delle risorse. Sentirete parlare di upcycling, sentirete parlare di rigenerazione, di sharing economy, sono tutti aspetti che rientrano in questa grande macro tematica di cui oggi proveremo a sottolineare alcuni aspetti critici ma anche alcune potenzialità. Per cui io, senza ulteriori indugi, passerei alle 3 domande. Ringrazio ancora Marlon e Anna Luisa per aver accettato il mio invito ad essere qui con noi e niente, partirei dalla prima domanda. Allora, iniziamo da Marlon. Buongiorno Marlon, benvenuto a All Things Design. Dunque, nel vostro ebook parlate sia di economia circolare che di design circolare. Partiamo dalla prima e cerchiamo di approfondire un po'. Uno dei capisaldi dell'economia circolare è il principio di sharing economy. La convivenza con il Covid-19 ha causato un arresto di tutto ciò che in qualche modo riguarda la condivisione. La gestione dei servizi pubblici è complicata e difficile e alcune aziende, come per esempio Airbnb, che avevano fatto di questo aspetto la loro forza, stanno avendo delle difficoltà. Pensate che questa difficoltà rallenterà ulteriormente un possibile cambio di mentalità da lineare a circolare? Ciao a tutti, sono Marlon Chiumento di Soma Studio Milano e prima di rispondere alla prima domanda vorrei ringraziare Valeria per averci invitato a partecipare di questo video e di avere la possibilità di parlare di questo argomento importantissimo. Il coronavirus ha colpito con forza interi settori industriali, da quello tradizionale al più innovativo. Così è stato anche con la sharing economy. Essendo basata sulla condivisione di mezzi, spazi e risorse, è stata gravemente colpita, specialmente perché siamo alla ricerca dell'isolamento sociale. Questo è il momento di mettere in atto le migliori strategie di difesa per aumentare l'efficienza, tagliare gli sprechi e inventare nuove soluzioni. Diciamo che in questa prospettiva anche la sharing economy ha una nuova e diversa chance, perché verrà costantemente paragonata a alternative diverse. Faccio 2 esempi. Devo fare un viaggio e devo scegliere tra un albergo tradizionale o un appartamento trovato su una piattaforma come quella di Airbnb. Probabilmente l'appartamento mi garantisce maggiore isolamento sociale rispetto a un albergo tradizionale e quindi qui c'è già una grande opportunità per la sharing economy. A sua volta probabilmente una bicicletta in bike sharing ha un rischio minore rispetto all'uso del mezzo pubblico, che nell'ora di punta può essere un po' più affollato. E qui stiamo già vedendo il boom del bike sharing e della micromobilità, come ad esempio a New York, dove lì si è assistito un incremento nell'utilizzo della bicicletta pari al 67% nel solo mese di marzo di quest'anno, mentre a Berlino e Bogotà alcune strade sono state trasformate in piste ciclabili. Quindi nel ponderare costi e benefici la sharing economy può trovare degli spazi di opportunità importanti. Inoltre queste stagioni della quarantena ci ha fatto scoprire la potenza disruptive del digitale, nel lavorare in remoto
e tutta la sharing economy è basata su piattaforme digitali che si attivano in remoto e quindi da questo punto di vista ha trovato un ulteriore impulso. Quindi non è detto che questa difficoltà rallenterà ulteriormente un possibile cambio di mentalità da lineare a circolare. Anzi, secondo me l'idea di sviluppare l'economia circolare può forzare e orientare il sistema economico complesso verso un nuovo modello di comportamento e questo significa far prevalere la sostenibilità ambientale e sociale. Anna, buongiorno e benvenuta anche a te a All Things Design. Dunque, la mia domanda per te è la seguente. Al momento siamo abituati a vedere il guadagno come proveniente da una maggiore produzione, quindi più si produce, più si vende e più si guadagna di conseguenza. Se il design circolare permette di non comprare di più ma poco e bene, dove sono i margini di guadagno e in generale le possibilità di sviluppo? Il design circolare è economicamente sostenibile per chi è impiegato nel settore? Ciao a tutti, sono Ana Luisa e ora parto rispondendo alla seconda domanda. Allora, sì, possiamo affermare che il design circolare è sostenibile anche dal punto di vista commerciale, in quanto richiederà la creazione di nuovi modelli di business e consumo sostenibile e quindi nuove relazioni tra marchi e consumatori. Modelli di business che sostituiscono il possesso con la condivisione, come per esempio contratti di affitto, noleggio e abbonamento, possono avere diversi vantaggi, come fornire un reddito fisso per le aziende, costruire relazioni a lungo termine con i clienti e questo significa avere una maggiore opportunità per ottenere feedback dai clienti e migliorare ulteriormente il servizio o il prodotto. Un altro punto è che il design circolare mira a prolungare la durata dei prodotti e così i progettisti devono creare prodotti che possano essere riutilizzati e riparati, cioè creare una domanda di servizi alle imprese, ossia creazione di nuovi posti di lavoro, conoscenze e servizi specializzati per riparare i prodotti e prolungare il ciclo di vita. Infine, la progettazione circolare significa creare prodotti e materiali utilizzando meno risorse vergini e più input riciclati, riducendo il rischio delle aziende in termini di prezzi volatili, delle risorse dovute a calamità naturale, crisi politica o persino una pandemia. Per la terza e ultima domanda di oggi torno a chiedere a Marlon. Questa crisi sanitaria probabilmente causerà la perdita di lavoro per molte persone, un argomento davvero sensibile. Nel vostro ebook, tra i vantaggi di un'economia circolare, parlate anche di nuove professioni. Potete farci qualche esempio e aiutarci a comprendere meglio quali sono le possibilità, le opportunità in questo settore? Negli ultimi anni le potenzialità tecniche ci stanno portando a poter superare il rapporto di esclusione tra lavoro e ambienti. Oggi questi possono parlarsi ed aiutarsi reciprocamente, a patto però che la sostenibilità dell'ambiente venga posta al centro dell'azione dei lavoratori e delle imprese. Pensare quindi di risolvere il problema in poco tempo di sicuro è un'utopia, però ci sono già studi e previsioni che indicano proprio come questi investimenti possono portare alla creazione di molti posti di lavoro, cancellando nello stesso tempo altri. Adeguare quindi la produzione di alcuni settori all'economia circolare vale 500.000 di posti di lavoro. Questa è una stimativa fatta da Confindustria e Enea, l'Agenzia Nazionale per Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile, e indicano che intervenendo con progetti ambiziosi su filiere produttive come rifabbricazione, riparazione, riciclo e bioeconomia potrebbero essere creati 540.000 posti di lavoro aggiuntivi nei prossimi 10 anni. Non si tratta quindi solo di lavori altamente qualificati come l'esperto di intelligenza artificiale o l'experience designer per realtà virtuali, però ci sono anche professioni molto operative come l'addetto al riciclo o profili tecnici come l'installatore di pannelli solari. L'ambito probabilmente più rilevante nei prossimi anni sarà di sicuro quello energetico e quello della bioeconomia, dove i ricercatori stanno già proponendo nuove soluzioni per favorire l'ulteriore sviluppo delle fonti rinnovabili. Possiamo dire che il focus delle nuove tecnologie per la circular economy è sull'intelligenza artificiale, Internet of Things ed energia green.
Certamente l'economia circolare non è una soluzione a brevi termini, però questo non deve essere neanche una scusa per non muoversi in questa direzione. Per questo è tutto, vi ringrazio dell'opportunità e ci vediamo presto. Grazie a voi ragazzi di aver accettato il mio invito a fare luce su alcuni degli aspetti di una tematica molto, molto complessa e molto interessante, quindi grazie ancora per essere stati con noi oggi. Io vorrei trarre un attimino una piccola conclusione da quanto detto oggi e magari invitare voi che ci state guardando a condividere le vostre riflessioni, le vostre opinioni in merito. È chiaro e evidente che per passare da un'economia di tipo lineare a un'economia di tipo circolare c'è bisogno di un cambio radicale di mentalità. Un cambiamento che parte dall'educazione delle attuali e delle future generazioni, che cambia approccio sull'utilizzo delle risorse, sulla progettazione di beni e servizi, ma anche sul loro consumo e sul recupero. Un vecchio proverbio dice che Roma non è stata costruita in un giorno e per arrivare ad un'economia di tipo circolare ci vorrà del tempo, ma come dice giustamente Marlon, questa non è una scusa per non cominciare a pensare seriamente a destinare risorse a questo cambiamento. Io vi ringrazio ancora per essere stati con noi, per averci seguito fin qui e vi do appuntamento a venerdì prossimo, sempre sul canale YouTube, iscrivetevi, perché parleremo di come cambiano gli uffici, come cambia l'ufficio nel post-lockdown. Ci sono dei trend molto interessanti sull'argomento e non vedo l'ora di parlarne, di confrontarmi con voi. Quindi ci vediamo venerdì prossimo sempre su YouTube e su IGTV. Buona giornata a tutti!